naviganti del lobby, bentornati sul canale e bentornati ad Halloween. Oggi vi farò vedere una puntata doppia, quindi avrete oggi e domani, e ho preparato qui pezzi di drago per poter andare avanti con il nostro tutorial. Vi farò vedere uno dei draghi più terrificanti e più belli che abbia mai visto nel mercato delle stampe 3D e vedrete come Rescale ha fatto questo drago che chiamano Black Dragon, anche se noi lo coloreremo in modo diverso perché andremo a utilizzarlo in HeroQuest e quindi sarà un drago incredibile che avrà come protagonista e vedrà visto come protagonista nelle storie più incredibili di HeroQuest che avremo su HeroQuest Café. Benvenuti a una nuova puntata di GSV Team e di Team Lab e ci vediamo subito dopo la sigla. Carissimi naviganti del lobby, spero che vi sia piaciuta questa intro molto terrificus e quindi andiamo avanti e vediamo di cosa parliamo in questo Halloween. Allora, ho pensato a una mostruosità gigantesca che è questo drago della Rescale di cui ho stampato i pezzi in questi giorni. Nella puntata precedente avete visto un intro alla stampa 3D, a come si fa ad avvicinarsi diciamo alla stampa 3D, e serviva proprio ad arrivare a questa nuova puntata dove vedete il risultato. Ho stampato per 5 giorni consecutivi pezzi di questo drago che sono stati scolpiti attentamente, quindi perfettamente combacianti con le parti, tanto che quasi non servirà mettere granché di stucco, ma comunque qualcosa faremo, perché tra le altre questo ci permette di vedere come utilizzare i vari tipi di green stuff, appunto di pasta verde che la Green Stuff World produce, no? E al di là di questo diciamo che è un drago poderoso, grosso, bellissimo perché non ha le ali spiegate ma ha le ali, come vedete in questo caso, appoggiate verso il basso, perché si appoggia sostanzialmente a una roccia che è una roccia che teoricamente sarebbe lavica, ma noi in questo caso la coloreremo di acido perché andrà proprio a sostituire il drago di cui avete visto anche il tutorial nel canale, diciamo, dell'originale, insomma, dell'ultima espansione uscita di HeroQuest. Quindi quello che voglio fare ora è semplicemente montare, ok? La prima cosa da fare e da sapere è che ovviamente tutto quello che riguarda la resina si lavora con la cianoacrilica che in questo caso possiamo mettere anche liquida, non occorre che sia gel, la mettete un po' sparsa in giro e fate in modo che le parti combacino. Qui è molto semplice, ci sono addirittura i riferimenti perché la Rescale ha pensato veramente a tutto. Fate in modo che combaci e quando vedete che più o meno c'è, premete un pochino, lavorate su un po' di forza, di pressione, in modo tale che si uniscano i pezzi. Già il fatto che la cianoacrilica esca un pochino, anche se questo non dovreste farlo perché vi rende il dito di plastica, ma poi insomma si lava con l'acqua tiepida, e permette di stuccare parecchio le parti. Tutto il resto andremo a lavorarlo con la Green Stuff e vedremo un pochino in questa puntata come si fa a stuccare le parti in resina, ok? Quindi questa è la parte del monte, che tra le altre è opzionale se andate a vedere la miniatura su Rescale, e praticamente permette di farlo senza praticamente la lava o comunque il liquido, e quindi che si vede la parte bassa. Finita invece questa parte qui che va a solidificarsi, iniziamo ad assemblare il drago. Il drago in certe parti penso che abbia bisogno di qualche limata, non perché Rescale abbia scolpito male, ma perché è normale che nella stampa ci possano essere piccoli errori, piccole sfumature che non rendono esattamente compatibile. In questo caso per esempio no, quindi provate prima la posa, una volta trovata diciamo la posizione, un po' dentro il buco e un po' intorno, mettete la cianoacrilica, ricordatevi di coprire con il tappo per evitare insomma che si secchi, perché lo fa in fretta,
e dopodiché avete già messo tutto. Quando andate col dito a distribuirla, a spalmarla, avete già praticamente stuccato la parte. Occhio che ovviamente se non fate questo lavoro subito velocemente, il liquido non entra esattamente in tutti gli interstizi e si rischia di andare a avere delle sovrapposizioni perdendo dettaglio. Quindi mi raccomando, se fate questa cosa come faccio io, di stuccare un pochino anche così, fatelo velocemente. Mettiamo l'altro braccio, quindi andiamo tranquillamente. Io ho già provato la posa, quindi so che ci va, quindi in questo caso non vi preoccupate se non provo la posa. Eccola qui, e andiamo ad attaccare anche questo. Il perno che è stato stampato aiuta moltissimo a mantenere subito in posa e come vedete da subito praticamente funziona. Allora, la cosa importante qui da sapere è che quando vedete una colorazione leggermente diversa è perché nel primo piatto di stampa avevo ancora un po' della vecchia resina che non era quella di GSV, che era leggermente più scura, quindi a volte potete vedere questa differenza. In teoria, insomma, se usate semplicemente solo quella di Greenstuff, la colorazione è questa che vedete proprio dell'ala, che è completamente chiara, ok? Però quando andate poi a vederla in controluce si vede molto bene il dettaglio ed è veramente dettagliata al massimo. Poi la mia stampante in questo caso è un 8K, quindi funziona veramente bene. Allora, qui invece le ali hanno bisogno di una spina che è attaccata qui, che è la conclusione dell'ala. Questa non combacia, quindi è sicuramente questa, e quindi andiamo ad attaccare anche questa in questo modo qui. Eccola qua. Anche qui, come sempre, andremo ad avere un po' di resina che viene stuccata dalla colla e il resto andremo a vedere quello che c'è da fare con la Greenstuff. Guardate che ala che ha questo drago, che sembra quasi un zombie dragon, in realtà è un drago normale, solo che è talmente terrificante che è pieno di aculei lunghi. In questo modo sarà una miniatura eccezionale da dipingere. E adesso andiamo a vedere l'altra ala, che è questa, più questo aculeo, e quindi andiamo anche qui a mettere, è avanzato un pezzettino di nano, andiamo a mettere qui la colla cianoacrilica e andiamo a mettere qui il suo prolungamento dell'ala. Tenete un attimo e dopodiché è andata. La colla della Greenstuff è fantastica perché è una cianoacrilica molto potente, niente a che fare con quelle che trovate insomma in commercio classico, quindi sapete che ha praticamente una componente di cianoacrilica molto molto forte e insomma merita utilizzare questa. Poi, ora che questa ala è stata fatta e anche questa è stata fatta, possiamo mettere le ali un secondo da parte, tanto continuano ad asciugarsi. Mettetele un po' verso l'alto in modo tale che non si rompano gli aculei, e andiamo a mettere invece le due zampe sotto, che devono anche queste combaciare. Infatti combaciano molto bene. Per ora, devo dire la verità, Rescale ha fatto un lavoro eccezionale, c'è poco da fare con la Greenstuff, meno male, perché ovviamente è un lavoro complesso, perché poi quando andate a stuccare bisogna andare un po' anche a scolpire le parti che vengono stuccate, non è facilissimo, bisogna seguire un po' i segni, andare un po' dietro, però per fare un lavoro fatto bene è sempre buona cosa starci un po' dietro, no? Da questa parte invece abbiamo sempre un buon supporto, e quindi prendiamo l'altra zampa e la mettiamo qui. Eccolo qua. Guardate che razza di miniatura che sta venendo fuori, com'è proprio appoggiato, no? Poi alla fine sarà appollaiato praticamente sopra la sua roccia che fa da basetta. Non è molto grande, è stampato così come lo stampate fatto da loro, non è gigantesco, ed è bene così perché insomma deve essere comunque proporzionato ai 32 mm e giocabile, non è che perché se è gigantesco poi alla fine non ne vale la pena, no? Questo vedo invece che combacia poco, vedete? Allora prima di metterlo proviamo a dare una limatura magari a questa parte qui per vedere un pochino se si riesce a lavorare, e poi magari andiamo a metterlo lo stesso e a stuccare. Quindi ora sto cercando una lima e vediamo un pochino se la trovo al volo. Eccone qua una che fa il caso nostro, ha dei lati piatti, e quindi praticamente andate a prendere il lato piatto e a limare
in piatto proprio. Vediamo un pochino se limando questa parte qui, ma passa leggermente perché sento che penetra il giusto e quindi vado a fare in modo di assottigliarla, e vediamo un pochino se riusciamo. Date sempre una soffiata, ovviamente, ve lo dico per sicurezza, sappiate che lavorare con la resina, se limate tanto la resina, non è il massimo da respirare, quindi sarebbe meglio avere una mascherina o qualcosa che vi permetta di insomma lavorare in sicurezza, quindi ricordatevi questo passaggio. Prendiamo poi di nuovo la ceramica, a questo punto andiamo a mettere. Dove vedete invece questi buchi? I buchi sono fatti perché si chiamano hollow quando li lavorate su C2Box, che è quel programma di cui vi parlavo ieri. Praticamente quando voi andate a fare la miniatura potete chiedere a C2Box di svuotare la miniatura, quindi all'interno il drago è vuoto in questo momento, infatti è leggero. Se non fosse vuoto diventerebbe di resina piena, quindi peserebbe di più, si spezzerebbe più facilmente cadendo e avrebbe ovviamente un peso specifico diverso, no? Guardate, qui per esempio ci sarà da lavorare per forza, perché vedete la stampa mi è venuta un po' male e quindi evidentemente o avevo troppa luce contro che magari ha leggermente esposto troppo la resina, ci sono tante motivazioni per cui non combacia perfettamente a volte, quindi bisognerà lavorare un pochino di stucco. E mi sa anche la coda, perché lo guardavo ieri, mi sembra che anche la coda abbia più o meno lo stesso problema, ma adesso vediamo, insomma. Allora andiamo avanti, mettiamo, ecco qui, la parte della coda e la attacchiamo in questo modo e il drago comincia veramente a definirsi, sta venendo fuori pian pianino, è veramente imponente. Ecco, la coda credo che non sia vuota e quindi, essendo più pesante, richiede leggermente più tempo per essere messa in posa. Vedete che infatti non sta perché è troppo pesante rispetto al resto e quindi dobbiamo avere un po' più di pazienza. Restiamo qui un attimino, ci facciamo una chiacchierata e pian pianino lei si mette a posto. Potete anche un po' soffiare, potete usare per esempio l'aerografo per fare un po' col compressore un po' d'aria per dargli un po', oppure potete usare eventualmente lo spray che vende la Greenstuff, che serve proprio a fare da, diciamo, catalizzatore, quindi in poche parole reagisce immediatamente la resina a contatto o soprattutto la colla, scusatemi, a contatto, e va a solidificare. Ma non è questo il caso, insomma, non è così necessario, vedete che si sta comunque incollando. Adesso abbiamo la parte più importante, che è la coda. Anche qui la coda è piena e vediamo un pochino, avrei voluto farvi vedere il catalizzatore, che però mi sa che ho finito, perché probabilmente l'ho usato a più non posso e quindi in questo caso credo di averlo proprio finito, oppure ce l'ho in un'altra zona dello studio che in questo momento non vedo, ma penso che non ce ne sarà bisogno. Adesso vediamo un attimino, male che vada. Allora, qui sapete che potete per esempio utilizzare anche la colla identica, diciamo, però fatta viola, non verde, che è quella in gel formula. La gel formula serve a mettere la posa e a tenerla più facilmente, ok? Quindi diciamo che se non trovate la posa subito, potete farlo in questo modo qua. Ora, questo è il pezzo che mi sta combaciando meno in assoluto, perché il perno si è un po' rovinato mentre si stava stampando, ho visto, e adesso non volevo tagliarlo, preferisco averlo e preferisco lavorare con la pasta verde. Allora, adesso facciamo così. Adesso abbiamo il drago, vedete che è completamente girato, ok? Gli manca la testa e adesso gliela mettiamo finalmente. La testa andrà qui. La differenza, vedete, che è molto liquida quella verde, ok? Adesso la testa del drago è facilissima da posare, eccola qui, messa subito, vedete come sta venendo fuori questo dragone, ok? Adesso andiamo a mettere le famose ali. Giustamente si potrebbe fare anche in un altro modo, si potrebbe dipingere tutto così, staccando ovviamente la basetta, e praticamente dipingere solamente le ali a parte, il drago a parte, perché è più facile raggiungerlo tutto. Però quando andate ad attaccare l'ala, se non avete una perfetta colorazione, una perfetta posa,
ovviamente si vedrà la mancanza della stuccatura. Quindi quello che fa di solito un professionista è sempre comunque colorare tutta la miniatura già unita, il che è un po' più complicato perché si va in giro col pennello in maniera più complicata, però sinceramente cambia completamente il risultato finale. Quindi quando andrete a mettere per esempio anche il primer dovrete andare un po' in giro, perché ovviamente adesso l'ala copre dei pezzi dello spray, no? E quindi bisogna andare sotto, girare la miniatura, ma vedete la differenza di cosa vuol dire montare il drago finito e avere già un'idea di quello che sarà, anche perché secondo me a livello di proprio di impostazione anche artistica si gode di più quando si dipinge una miniatura già finita. Adesso voi vedete un po' sfocato probabilmente perché sto andando a girare la miniatura vicino alla inquadratura, mi giro subito così ve la faccio vedere ed eccolo qua, e lui è il nostro drago. Quindi ora vediamo un po' di fare una panoramica, eccolo qui, e lo vedete in tutta la sua grandezza. Per capirci, fate conto che questa è una miniatura in 32 mm normale e quindi questa è la grandezza del drago. È ovviamente grande, però mi sembra che sia molto più coerente rispetto per esempio al drago che c'è nell'espansione. Guardate che meraviglia che è a livello proprio scultoreo, è incredibile. Guardate che razza di miniatura è venuta fuori, e questo andrà a finire appollaiato. Adesso devo vedere l'esatta posizione perché non la so, vedo che qua ci sono dei segni, quindi potrebbero essere i segni degli aculei eccetera, bisogna capire qual è la posa esatta per cui andrà a essere appollaiato, diciamo così, sopra la sua basetta, e quindi viene fuori una cosa imponente. Adesso piccolo stacco, cerchiamo la Greenstuff e vediamo un attimino di risolvere quando è asciutto i suoi problemi di appunto segni da riscolpire e stuccare con la resina. Allora, avete visto che adesso già ho iniziato per provare, mi è uscita fuori un po' di Greenstuff e quindi praticamente adesso vado avanti poi a lavorarla nel modo corretto, perché quando l'ho aperta è uscita un pochino e non voglio sprecarla. Come funziona? Praticamente voi vedete, questa è molto liquida, si chiama Green Putty, la trovate sul sito ovviamente di Greenstuff World e potete praticamente utilizzarla in modo completamente liquido, quindi voi la spalmate all'interno della fessura che dovete stuccare e andate a riprendervela facendo la stessa cosa in tutti i punti. Ok, questa la potrò utilizzare per tutto praticamente perché è tantissima, e ovviamente dopo andrò un attimo a riscolpire tutta la parte che sto stuccando, perché se no rischio di rovinare la miniatura stessa che viene scolpita da Rescale, perché ovviamente perdo un pochino di dettaglio, no? Però insomma, se vado a lavorarla un pochino con gli scalpellini eccetera eccetera, magari sembrano altri pezzi una volta che voi avete semplicemente lavorato il resto, vedete che sembra praticamente parte della miniatura e non ci sarà una grande distinzione fra il pezzo stuccato e non. Adesso sto andando a coprire tutta la parte in modo tale che non abbia più fessure, ok? E vedete che la cosa funziona molto bene perché è liquida e va veramente all'interno. Me la prendo anche qui. Ovviamente quando avete finito, siccome qui ho usato per esempio una lima, andate subito a pulire la lima, perché poi se la Greenstuff si solidifica rimanete fregati. Ma che cosa vado a fare ora? Con la lima stessa vado in verticale a lavorare la Greenstuff, che sostanzialmente è una specie di pongo, in questo caso molto più liquido. Ok, vedete che facendo questa cosa qui, andando verso l'alto, seguendo praticamente la scultura stessa, vado a riprendere tutte quelle parti che ha scolpito lo scultore senza rovinare la miniatura, e vado ovviamente a dargli un senso simile a quello che voleva lui, ok, quando l'ha lavorato in 3D. Ed ecco qua. Ovviamente quando poi andremo a utilizzare lo spray nero, diciamo, non si vedrà più niente
e quando andremo a colorarlo sembrerà parte della roccia, semplicemente come voleva lo scultore che fosse, vedete? Tutta seguendo praticamente semplicemente la direzione che ha scolpito lui. Sto andando proprio dentro i solchi che ha scolpito. Riprendo quindi la direzione, non vado a modificare troppo, diciamo, la miniatura, e vedete che alla fine ho fatto in un attimo la lavorazione. È chiaro, si può fare di tutto di più, si potrebbero scolpire pezzi in più, perché tanto alla fine il bello dell'hobby è quello, nel poter modificare e fare. In questo caso ci tengo che sia abbastanza simile, quindi quello che vado a fare è semplicemente questo. Adesso lei la lascio asciugare per la prossima puntata, che sarà quella di domani, dove finalmente, mettendo il nero, vedremo un pezzo praticamente che sembrerà un pezzo unico, tutto scolpito. La green stuff diventerà completamente dura come la resina e sarà ovviamente dipingibile, diciamo così, in modo corretto. Andiamo quindi a prendere il nostro drago. Ora il nostro drago ha la stessa situazione piuttosto particolare. Vedete che qui il perno ha lavorato veramente in modo particolare. Quindi io cosa vado a fare? Ho il beccuccio, vado con il beccuccio a spruzzare dentro la resina e faccio in modo che la resina vada all'interno del solco. Vedete che con questo beccuccio è molto facile lavorare. E ovviamente adesso scusatemi se vado troppo sotto la telecamera, abbiate pazienza un secondo. Il beccuccio va a mettere la resina all'interno, premo fino a quando ovviamente la resina non è, secondo quello che voglio io, coperta dalla green stuff, e poi vado a lavorare anche questa parte. Per lavorare questo vado a prendermi invece qualcosa che potrebbe essere per esempio del silicone. Allora, la green stuff fa anche praticamente dei pennelli che hanno la punta in silicone e permettono praticamente di premere con il silicone all'interno e quindi di avere praticamente una resa anche lì migliore sulla scultura. Adesso sto cercando i miei pennelli in silicone perché ne ho vari e vediamo un attimino di iniziare a spingere praticamente con il silicone eccolo qua. Allora, eccolo qua. Vedete che qui ho un pennellino in silicone che ha questa punta che è proprio gommata e con questa punta gommata vado a spingere la resina all'interno e a spalmarla. Poi qui bisognerà capire come vogliamo trattare praticamente la scultura, perché io per esempio non sono uno scultore, quindi non so lavorare bene a livello scultoreo e potrei trovarmi in difficoltà su questa cosa, no? Scusatemi se il fuoco a volte varia, perché per l'appunto è complicato gestirlo, perché è veramente grosso il drago rispetto alla distanza della telecamera. E anche qui stessa cosa, ce lo mettiamo sotto un attimo, eccolo qui, e andiamo a lavorarlo qui. Ecco qua. Quando è stuccato come vogliamo, andiamo a lavorare magari con degli altri attrezzi che ci permettono di recuperare più o meno la texture della pelle del drago, ok? Quindi sappiate che già così si vedrà veramente poco, cioè, quando voi andate col nero, poi andate col dry brush, eccetera, si mette a posto abbastanza facilmente la situazione. Però se andate a lavorare un pochino, si sistema questa parte qui, magari facendo una sorta di puntinato che vi permette di recuperare, diciamo, queste scaglie che vedete, e quindi andate a prendere il puntinato in questo modo. Poi adesso andrò a raggiungere un altro po', perché vedo che qui ci sono ancora delle fessurette, e quindi poi andrò a concludere la, diciamo, stuccatura. Quello che mi interessa è farvi vedere la maggior parte, diciamo, delle parti importanti, come queste qua, ecco. Poi il resto mi arrangio io ovviamente per la puntata di domani, così oggi non dovete stare qui a vedere tutto quanto il drago stuccato, ma insomma è facile da seguire. Guardate, si spinge all'interno, vedete che la green stuff esce e va a coprire i buchi.
è veramente il modo più veloce per stuccare con la Green Stuff e ha un risultato che è ottimale, vedete. Qui vado semplicemente ad aggiungerla e anche qui faccio semplicemente dei piccoli tocchi perché tanto poi andrò a sistemarla. Ora che è uscita in questo modo, vado anche qui a fare le stesse identiche cose che ho fatto finora con il resto, cioè seguo la struttura del drago e cerco di dargli una texture simile a quella del resto del drago. Seguo i tendini, vedete i muscoli. Ovviamente questa parte qui può essere anche una parte sporca del drago, per esempio, e poi ovviamente quando andate a mettere lo spray, il primer, si andrà praticamente a mimetizzare ancora di più, vedete, questa, diciamo, la parte di nero si andrà a mimetizzare veramente ancora di più. Allora, ecco qui, anche qui scaglie da sistemare, qui semplicemente un po' di pasta verde per chiudere la fessura e anche qui scaglie. Ok, ci dovremmo più o meno essere. Qui possiamo anche andare col dito in modo tale che l'ultimo pezzo, vedete, lo avete praticamente lisciato e andate a ripetere, a recuperare praticamente la parte. Ora quando andate a mettere il nero non vedete più sostanzialmente la differenza e si riesce a recuperare bene la miniatura, ok? Più o meno ci siamo, non c'è molto altro da fare perché il resto verrà sicuramente stuccato qui dalla, diciamo, ciano acrilica e dal nero del primer, quindi ci siamo più o meno. Guardo solamente un pochino la testa perché avevo visto che c'era qualcosina qui, ma penso che anche quello verrà completamente sistemato, quindi non vado a toccarlo. E ragazzi, direi che ci siamo più o meno. Ora quello che ci resta da fare in questa prima, diciamo, fase è lasciare asciugare. Dobbiamo fare in modo che il drago si asciughi e una volta asciutto finalmente possiamo mettere il primer nero e iniziare a lavorare. Questa volta ve lo dico già, la campitura iniziale sarà data tutta all'aerografo e daremo i tocchi finali con il pennello asciutto e poi con il pennello ad highlight, quindi ci saranno varie tecniche intercambiate e ovviamente tutto fatto per farvi vedere il più possibile, più tecniche possibile per raggiungere risultati più che soddisfacenti in una miniatura che è molto di più che una miniatura da gioco, ma una miniatura più da parade. Ci vediamo domani per la prossima puntata. Naviganti del lobby, spero che vi sia piaciuto questo drago incredibile, perché domani inizieremo a dipingerlo in questa doppia puntata di Halloween, perché visto che l'anno scorso ne abbiamo fatta una, quest'anno ne facciamo due.